Tutto ciò che puoi immaginare è reale. Pablo Picasso. Ti trovi davanti ad un cilindro di argilla. Osservalo, concentrati e immagina. Può diventare qualsiasi cosa, non avere fretta, respira e trova la calma. Accantona i pensieri, la paura e l'urgenza del risultato. Devi darti il tempo di creare. Qualsiasi cosa tu voglia realizzare ha bisogno della tua attenzione, della tua cura e del tuo tempo. Senza temere, anche se ancora non hai le idee chiare. Spingi dentro l'argilla con il pollice, fallo delicatamente oppure con energia. Lasciati trasportare, prova a visualizzare ciò che hai in mente e ascoltare l'argilla, se ti segue, se è con te. Ascoltati. Tutto è connesso e l'energia passa dalle mani alla terra prima e dalla terra alle mani poi. Non esiste la possibilità di sbagliare. Ogni oggetto può passare attraverso diverse forme prima di rivelarsi. Lasciati trasportare, l'argilla decide per te. Siamo Valentina Del Bufalo e Andrea Talarico e nel 2017 l'acquisto di un garage ad Ortigia ci ha permesso di scoprire il mondo della lavorazione dell'argilla. Questo è Noi due e l'argilla, felicemente imperfetti, un podcast in cui raccontiamo come l'arte di lavorare questa terra ci abbia avvolti in un'energia nuova che ha cambiato il nostro modo di vivere, portandoci a rendere quest'arte una passione, un lavoro e uno stile di vita. Tutto quello che puoi immaginare è reale. Abbiamo deciso di aprire l'episodio con questa frase di Picasso perché ci sembrava perfetta per raccontare come è nato il nostro amore per la ceramica. Un basso da ristrutturare completamente, un corso di ceramica e un'idea. Questo era tutto ciò che avevamo quando abbiamo iniziato l'attività. Ci siamo subito messi al lavoro e il basso ci riserva subito un'altra sorpresa. Sotto l'intonaco nascondeva delle bellissime volte di pietra antica. Non potevamo non riportarle al loro splendore originario. In 2 anni è diventato una meraviglia. Immagina una viuzza nascosta, senza nulla di particolare, un po' anonima, anche se vicino ad una delle chiese più antiche della Sicilia, la chiesa di San Pietro. Lì si trova la nostra bottega, sistemata, luminosa, accogliente, con vasi di fiorellini all'ingresso e le sue volte di pietra. È incredibile come chiunque passi davanti finisca per entrare a dare un'occhiata. Ma torniamo agli inizi. Un tassello fondamentale per il nostro progetto era proprio imparare a lavorare la ceramica e creare oggetti da vendere nella futura bottega. Ora ti racconto com'è andata. Hai presente il romanzo Le cronache di Narnia, quando Lucy e i suoi fratelli aprono le porte dell'armadio e si trovano in un mondo parallelo? Da quando per la prima volta ho posato le mani sulla ceramica mi succede sempre così. Entro nella mia Narnia, un mondo in cui tutto il resto si ferma, rimane fuori e ci sono solo io, l'argilla e la mia creatività. Poco tempo dopo l'acquisto del basso, come sai, ho partecipato ad un corso di ceramica. Era un corso frequentato da sole donne e c'era una bella energia tra di noi. Quando cominciavamo a lavorare la terra, il silenzio riempiva la stanza. Ognuna di noi era totalmente focalizzata sull'oggetto a cui stava dando forma. Ho sempre amato la ceramica, ma non avevo mai pensato di provare a lavorarla. Durante quelle lezioni mi sono resa conto che, per la prima volta, riuscivo a dedicare un po' di tempo a me stessa, a qualcosa che amavo e che facevo solo per me. Così ben presto l'argilla ha letteralmente invaso casa nostra. Allora abitavamo in una casa molto spaziosa, per noi e tutti i nostri figli. Aveva un salotto molto grande e luminoso, tanti divani, un caminetto che rendeva l'ambiente accogliente e un lunghissimo tavolo di legno di almeno 3 metri. Dividevo il lavoro per giorni. Un giorno preparavo le basi, il giorno dopo attaccavo i manici e le decorazioni, poi facevo asciugare l'argilla, la spugnavo, ossia la levigavo, e la portavo al forno a cuocere. Mi piaceva tantissimo.
E ben presto il tavolo con i suoi 3 metri di lunghezza era tutto occupato da oggetti di argilla, cruda e cotta. E ogni domenica spostavamo tutte le ceramiche dal tavolo e organizzavamo grandi pranzi con i nostri amici. I pranzi si trasformavano sempre in pomeriggi passati ad attaccare manici, preparare i piattini, spugnare, ognuno faceva qualcosa. Si beveva il vino, si chiacchierava. La magia dell'argilla ci avvolgeva tutti e trascorrevamo delle bellissime giornate insieme. Mi emozionava molto vedere quanto piacessero le mie ceramiche. Così, dopo 2 anni di preparazione, il basso era pronto e anche i primi oggetti da mettere in vendita. Un episodio che amo ricordare riguarda il mio primo oggetto venduto. Era l'inizio dell'estate del 2019 e mi stavo occupando degli ultimi allestimenti e di esporre le ceramiche per la vendita, quando una signora entra in negozio. Veniva dalla Florida e guardava ammirata le mie creazioni. Dispiaciuta, le ho detto che non potevo vendere nulla, il negozio non era ancora avviato. Ma lei ha insistito. Presto sarebbe tornata in Florida e voleva portare con sé quei bellissimi fiorellini di surfinia in ceramica. Se non li conosci, sono quei fiorellini colorati che d'estate si vedono sulle terrazze. Li avevo realizzati in diversi colori. Era sorprendente vedere l'ammirazione di quella signora per i miei fiori. Mi ha detto che li avrebbe utilizzati per decorare uno specchio. Così alla fine le ho venduto i fiorellini e oggi, a distanza di anni, quando ci ripenso mi piace immaginarla in Florida, mentre si specchia incorniciata dai miei fiorellini. Pochi giorni dopo, il 7 giugno del 2019, abbiamo aperto il negozio. Le ceramiche andavano a ruba, perfino i primissimi vasi che avevo realizzato, storti e irregolari. Ma era proprio per quelle forme disordinate che i clienti li apprezzavano. Tanto che questa caratteristica è diventata il cuore della nostra attività. Se un giorno ti capita di visitare Ortigia e decidi di passare a trovarci, prendi una tazza e ruotala. Sotto leggerai la scritta Happily Imperfect, felicemente imperfetto. Non mi è mai interessata la perfezione. Quello che voglio è vendere ceramiche allegre, che portino sorrisi nelle case, che diventino parte dei ricordi di chi le acquista. L'argilla conserva l'energia di chi la lavora e la trasmette agli altri. Come si comincia a creare un oggetto? Torniamo a posare le mani sull'argilla. Nell'episodio precedente abbiamo visto come prepararla e ora abbiamo davanti a noi, sul piano di lavoro, un cilindro di argilla. Le tecniche principali per lavorarla sono 3. La prima si chiama pinching, a pollice in italiano. Consiste nel premere il pollice sul cilindro di argilla in modo che si inizi ad allargare piano piano. Si può decidere di farlo velocemente e fare un oggetto con dei bordi più grezzi e spessi, oppure passarci tanto tempo e creare dei bordi fini, levigati, omogenei, da sembrare quasi realizzati al tornio. Con questa tecnica si possono fare molti oggetti, ma soprattutto viene utilizzata per fare tazze o bowl. C'è poi la tecnica a colombino. Hai presente come si fanno gli gnocchi fatti in casa? Si prende un panetto di pasta e si comincia a farlo rotolare sotto le mani fino ad ottenere un lungo vermicello. Ecco, la stessa cosa viene fatta con un panetto di argilla. Questi vermicelli poi vengono messi uno sopra l'altro per creare le forme più diverse. Si può davvero dare forma a qualsiasi cosa. L'importante è unire bene bene tutti i vermicelli per evitare che rimanga dell'aria tra un colombino e l'altro. Se invece vuoi realizzare un piatto o un vassoio, la tecnica migliore è quella a lastra. Questa è una tecnica complessa perché è molto facile che durante la fase di asciugatura la ceramica si rigonfi, si alzi. Ma come ci ha spiegato un ceramista bravissimo, Giacomo Cusumano, a cui abbiamo chiesto un consiglio, dobbiamo ricordarci che l'argilla ha una memoria. Se, ad esempio, si lavora l'argilla con un mattarello sempre nello stesso verso, nell'asciugatura si creerà un rigonfiamento proprio in quel senso.
Quindi è importante andare a rompere le fibre dell'argilla. Oltre a conoscere la tecnica, è molto importante lo stato emotivo in cui ci troviamo. Dobbiamo essere calmi, connessi con l'argilla. Ricordiamoci che si può sempre cambiare strada, rimettere in discussione tutto. Non giudichiamoci, non confrontiamoci con gli altri, ascoltiamo la terra e scopriamo dove ci porta. Ascoltare l'argilla significa anche avere consapevolezza, conoscerne la fragilità. Prima di passare in forno, infatti, può rompersi con la stessa fragilità di un uovo di cioccolato. Mentre si lavora bisogna averne cura, non creare decorazioni troppo sottili o sporgenti perché rischieranno di rompersi e compromettere il risultato finale. Bisogna rispettarla. Ad esempio, una volta ad uno dei nostri workshop, una signora voleva realizzare una ciotola, ma questa ciotola non veniva. Si allargava, si apriva troppo, perdeva la forma. Allora l'abbiamo aiutata e abbiamo scoperto che l'argilla ci stava conducendo da un'altra parte e l'abbiamo seguita. Alla fine quella che doveva essere una ciotola è diventata una bajour a forma di balena, bellissima. Nella vita, spesso, dobbiamo accogliere ciò che ci accade, anche quando è inaspettato, diverso o ci fa paura. Immagina un bambino nei primi anni di scuola che quando parla si blocca ad ogni parola, balbetta e fa fatica a esprimersi, al punto da impiegare minuti per dire una singola frase. Non è difficile immaginare le prese in giro e le difficoltà che si aggiungono a quelle già tipiche della crescita. Oggi, ripensando a quel passato, riesco a vederlo con una nuova prospettiva. Forse la vita voleva prepararmi, rendermi forte fin dall'inizio, insegnarmi ad adattarmi alle difficoltà e a trovare vie alternative per stare bene. Davanti agli ostacoli non hai scelta, o ti lasci trascinare o impari a seguire il flusso. Così ho cercato di integrare quelle difficoltà, abituandomi ad anticipare mentalmente ciò che voglio dire, già diverse frasi prima. Lavorando l'argilla capita di non riuscire a dare forma a ciò che vorremmo. L'oggetto perde la struttura, la terra si asciuga troppo in fretta e non è abbastanza solida. Arriva però un momento in cui accetti la difficoltà e provi a seguirne il corso, scoprendo che quell'ostacolo può trasformarsi in una risorsa. Settembre 2015, Roma. Era stata una settimana stressante. Lunedì a Parigi, martedì a Barcellona, mercoledì a Torino, giovedì a Firenze. E stavo concludendo la settimana con l'ultima riunione a Roma. Appena uscito dall'ufficio, ho iniziato a sentire mancanza d'aria, come se non riuscissi a respirare. Sentivo caldo. Mi sono affrettato verso la macchina, mi sono chiuso dentro e ho iniziato a fare lunghi respiri. Poi ho chiamato mio fratello, che era nei paraggi, e lui è venuto a prendermi. Da quasi un mese mi ritrovavo con la mano chiusa a pugno, senza volerlo, e persino lavarmi i denti era diventato complicato. E adesso? Cosa devo fare? Sono state le prime parole che ho rivolto al medico dopo aver ricevuto la diagnosi, malattia di Parkinson. Se prendi questi farmaci e se le cure funzionano e reagisci bene, potrai avere una vita quasi normale almeno fino ai 60-65 anni, mi ha detto. Le prese in giro, la balbuzie, il dover pensare in anticipo a cosa dire, la lotta contro l'insicurezza che tutto ciò mi causava. Sono esperienze che mi hanno reso forte, che mi hanno insegnato a resistere e a cercare subito una soluzione. A distanza di anni, questo approccio mi ha aiutato ad affrontare le sfide della vita. Non significa non avere paura, ma non lasciarsi trascinare da essa, trovando rapidamente un modo per affrontare il problema. La mia prima reazione, quando Andrea mi ha dato la notizia al telefono, è stata pensare che fortunatamente avevamo ancora tempo insieme. Solo nei giorni seguenti, quando la notizia ha avuto modo di concretizzarsi in me, ho cominciato a capire la gravità della situazione. Io faccio fatica a tenermi le cose dentro, ma sapevo anche che il silenzio era necessario per supportarlo nei suoi obiettivi lavorativi. La vita cambia all'improvviso e spesso non siamo preparati.
Avrai 10 anni di vita normale, dopodiché inizieranno i primi problemi, ci aveva detto il medico. A questo punto avevamo 2 possibilità. O disperarci e rovinarci questi 10 anni, o iniziare a vivere intensamente. Se dovremo affrontare il dolore, lo affronteremo quando verrà. Da allora viviamo così. Se ci va di fare qualcosa, lo facciamo. Se ci va di partire, partiamo. Viviamo tutte le opportunità che la vita ci concede. Noi siamo Valentina Del Bufalo e Andrea Talarico e questo era Noi due e l'argilla, felicemente imperfetti. Se questo episodio ti è piaciuto, continua a seguirci sulla tua app di ascolto preferita. E se ti va di dare una sbirciatina alle nostre creazioni, seguici sul profilo Instagram Tazzamore. Grazie per essere arrivato o arrivata fino a qui. Se l'episodio ti è piaciuto, lasciaci un like e un commento per sostenere il podcast.